Buonasera, siamo tornati ancora con Vita da Paddock. Se riconoscete il posto e la moto, dopo Ottaviani sono tornato qui nello studio di Amivi Augusta per intervistare Ilario Dionisi, collaudatore, collaudatore di MV, ma prima di essere collaudatore è stato pilota, un gran pilota del CIV, e quindi come solito partiamo dagli inizi della tua carriera, Ilario, dalla prima volta che hai messo proprio il sedere sulla moto, e da lì partiamo a come si diventa pilota, perché sei stato pilota vero, sei stato, e poi un altro sogno, come ci dicevamo a telecamera spenta, un altro sogno che ha realizzato, diciamo, per gli appassionati, è uno fare il pilota e l'altro collaudatore. Come si diventa collaudatore? Immagino che sia stata, poi ce lo racconterai, una di quelle strade, percorsi che poi probabilmente durante la vita è diventato naturale percorrere, poi ce lo dirai. E quindi adesso io smetto di parlare, partiamo. Intanto l'accento è romano, sì, di dove sei? Roma Nord. Roma Nord, proprio Roma, diciamo, Roma di Roma. Roma. Sono un paesino vicino a Roma, si chiama Borgo Santa Maria, non è troppo conosciuto, quindi Roma Nord però. Classe? Di che anno sei? 83. 83, bene. Prima volta in moto? 97. 97, quindi 14 anni. Tardi Tardi, sì, è vero. Per gli standard, diciamo, almeno gli ultimi sicuramente Tardi, standard. guarda, io nasco, tanti fanno la minimoto, no? E iniziano a 3, 4, 5, 6 chi anni. ha iniziato col cross e poi si è passato per la velocità. Io invece in realtà tutte queste grandi possibilità non ce le avevamo a casa, no? Quindi dico, sai, il sogno, almeno la mia generazione, finisci la terza media, se sei promosso che cosa c'è? Il motorino. Ma passione in casa delle moto c'era oppure? No, niente di più calcio, sai, a Roma Okay. molto... Tuo papà non andava in moto? No, ce n'è avuta una da ragazzo, ma insomma è solo per un status symbol, Okay. non... Sì. E praticamente da noi sì, è solo calcio, nasci o Lazio o Roma, ecco. Basta, Poi dopo stop. il resto è uscire fuori in altri sport diventa più complicato. E da bambino ovviamente con la possibilità di... Avrei giocato a calcio fino a 14 anni. Certo. Okay. Fino a 14, anche di più, poi dopo ho lasciato perdere per le corse perché non c'era più la possibilità di fare entrambe le cose, Certo. perché poi diciamo che qui l'impegno è altissimo, no? E quindi io a 14 anni non volevo lo scooter, il classico motorino, il cinquantino, io volevo la moto di Biaggi, ecco, Okay. perché da romano era quegli anni lì, c'era Max che andava fortissimo e c'erano le prime repliche, insomma, quello dei piloti, e io volevo la moto di Biaggi, però volevo una 125, non volevo il cinquantino classico, così. Allora dico, io aspetto i 16 anni. Ah. In realtà poi dopo ho avuto la fortuna, tra virgolette, di avere un papà un po' pazzo che dice, ma sai, la 125 è una moto già quasi vera, dobbiamo andare per strada, no? È pericoloso e tutto quanto. Allora dice, perché non apriamo la pista? Ecco. Ah, subito diretto? Così. E praticamente, vabbè, finisco la terza media, fortunatamente ero stato promosso e mi hanno comprato questa moto che era una 125 SP da competizione. Ah, cioè proprio neanche la targa, niente. Ma non è... Io non avevo neanche mai usato la moto con le marce. Ah, neanche partire, frizione? No. Zero? Niente. E sei andato in pista? Sono andato in pista, la prima uscita era Magione. Guarda, ti faccio fare una risata, faccio fare un po' a tutti. Perché un po' la conoscono in tanti questa cosa qua. Allora io entro in pista e facevo le curve con la frizione tirata. Cioè, Tiravo la Madonna. frizione, facevo la curva. Poi la velocità diminuiva, tu lasciavi la frizione per dare il gas, c'era quello scuotimento, no, di ruotazione, ecco quello che fanno i piloti della 500, no? Ero ragazzino, quindi... roba pericolosissima. Niente, a fine giornata l'ho raccontata a mio padre e mi ha detto, ah, tu sei scemo, scusa, quindi adesso ti faccio vedere come si guida un mezzo a marce. Tutto il giorno così hai fatto? Ho fatto tutto il giorno così, questa è stata la mia prima uscita, ecco, proprio. Non è stato un buon inizio. E poi dopo mi ha portato questo Golf Turbo GT, ricordo, e, su una strada di curve, mi ha fatto vedere come funziona, no? Tutto il cambio e tutto quanto. Però con la macchina? Però con la macchina. E poi dopo niente, poi dopo è partita tutta ho capito, e è partita tutto questo viaggio meraviglioso che è Quindi il mondo sportivo delle corse. hai iniziato quindi andando solo in pista, ti portava in pista e tu giravi?
Giravi? Sì, io giravo, ho fatto il primo anno, ho fatto solo esperienza, diciamo. Prove libere, andavo a Magione, facevamo 4-5 turni, tornavo a casa con la lingua di fuori e piano piano prendevo sempre più confidenza. E poi dopo nel 98, questo era il 97 più o meno nel 97 e 98 facciamo il trofeo Aprilia. C'era il trofeo Aprilia, ha fatto il suo trofeo qui e diciamo che tutte le prime 5 gare ho fatto solo gare B. Perché allora c'erano talmente tanti partenti, sì, c'erano due batterie, bravissimo. Come ti qualificavi o le prove libere, facevi la batteria A, batteria B, ok, i primi 40 o 30. Sì, 40, sai, il limite 42 credo erano, facevano il gruppo A, tutti gli altri erano il gruppo B e io facevo parte degli altri. Gruppo B. Ecco. Un anno tutto così. Un anno tutto così. Poi c'è stato l'ultima gara si svolge a Magione, che per noi poi era la pista di casa perché a Vallelunga era difficile andare a girare quel periodo lì, oppure se si girava facevi il corto, non c'era tutta la pista lunga. Okay. E allora andavamo a Magione, fatto sta che lì avevo un po' più di esperienza, pratica e tutto quanto, e ho fatto la pole position del gruppo B, non della, però per noi era, guarda, ti dico la verità, è stato un risultato esagerato. Che poi eravate tu e tuo padre? Perché... Eravamo io e lui, la moto fatta sotto le scale di casa, quindi andavamo lì contro i vari team Gabrielli, Campetella, che già facevano il mondiale, avevano 10 moto, gente come Lanzi sopra, no? per dirne uno, e noi due da soli, non si conosceva sto mondo così, ecco, siamo proprio andati all'arrembaggio. È stato bello, forse pure quello ci ha avuto un sapore un po'... Sì, probabilmente ha un sapore diverso adesso che ricordi, perché all'epoca immagino i sacrifici e l'incazzatore. L'incazzatore perché loro... è vero. E ci sta. E niente, poi l'anno dopo c'è stato quel click. Ok. Sì, subito l'anno dopo, 99, c'è stato quel click e mi ha fatto giocare, mi sono giocato il titolo del trofeo Aprilia, sì. Però nella batteria a sto giro, quindi però proprio batteria, sì, ne ha proprio una generale. Quindi è stata proprio l'esperienza acquisita di volta in volta in pista contro gli altri che ti ha fatto maturare, capire. Sì. Ma un po' sbloccato, e poi dopo da lì qui parliamo del 99, poi ho fatto 2000, nel 99 grazie a quell'anno positivo ho fatto credo terzo o quarto finale e un primo under 16, credo, sì, under 16, e lì c'era ancora Guidotti, quello che oggi trovi in MotoGP, che gestiva il team dell'Aprilia europeo GP. Okay. E praticamente chi arrivava tra i primi 5 del trofeo vinceva questo test con l'Aprilia ufficiale per fare l'europeo del GP. GP vuol dire il prototipo proprio? Sì, è moto da Gran Premio, è vecchio 125 GP. Quindi dall'RS che è stradale alla GP. Dov'è che hai fatto il test? A Magione. A Magione. Sotto l'acqua però. E sono caduto anche, quindi... Sì, il test è andato bene, poi dopo ovviamente lo sai meglio di me, no? Le corse quello che si cerca, che i team cercano è un po' di budget, no? Certo. Quindi la difficoltà, diciamo, per chi inizia soprattutto è proprio trovare il budget, è difficile che trovi una squadra e ti dice ok, vieni con noi. Ci pensiamo noi. Sì. E quindi immagino che hai fatto solo il test. E quindi ho fatto il test, loro hanno scelto altri piloti e noi siamo tornati a casa con un po' amaro in bocca, insomma, vabbè, però è esperienza, questa è esperienza. E poi abbiamo fatto nel 2000 abbiamo provato con una GP Honda, trofeo Honda italiano, però non c'erano non c'era la situazione per andare bene, quindi dopo la prima gara sono tornato con l'SP. Ho fatto sempre il trofeo Aprilia? No, campione italiano. SP. Sono tornato con la moto del trofeo, sono andato a fare il CIV, diciamo, Sport Production e basta, ho finito l'anno così, l'ho finito abbastanza bene, anche se è iniziato in ritardo, con una moto non all'altezza, però vabbè. Hai fatto esperienza. Ho fatto esperienza.
Sempre tu e tuo padre? Sempre io e lui, è un ragazzo che ci aiutava come meccanico, proprio casalingo. Già allora comunque c'erano i team, immagino anche lì. Sì, c'erano già tutti qualcuno team, in più come voi, ma comunque... Sì. Diciamo che fino a che stavi nel trofeo magari forse trovi più realtà casalinghe. Ok, già il campionato Già nel campionato italiano, italiano, ho detto, davanti c'avevi 10 Moto Gabrielli, era un concessionario, 10 Moto Campetella, che era un team che faceva il mondiale GP, e quindi c'era anche la Cagiva con le Mito, loro erano ufficiali, e poi vabbè c'eravamo noi, tutto il resto del casalingo, no? Diciamo così. E niente, ho fatto praticamente nel 2001 nel 2000 bei risultati, e poi mi propongono di fare nel 2001 trofeo Aprilia col 1000, senza fare un passaggio col 600. Io ho fatto 125.000 subito, ok. così, sì. E questa è stata la prima volta sul 1000, perché l'avrei provato sicuramente. Il 1000 l'ho provato a Magione, ho provato un bicilindrico Aprilia, bellissimo tra l'altro, una guida spettacolare, ma c'aveva 124 cavalli, forse 100, intorno ai 120, non era chissà. Cioè non c'era tanto stacco, potenza. dici, dalla 125 al 1000 lì, non ti eri trovato... Ma forse è stato, potenza ce n'era tanta, a differenza per esempio dei Suzuki, la moto andava alla metà proprio del Suzuki 1000. E ho fatto questa esperienza così nel 2001, faccio una gara di campionato italiano a Monza, e nel giro di ricognizione un ragazzo mi centra all'uscita della Scari, praticamente tra la Scari e la parabolica, quindi tutto il pezzo rettilineo pieno, però purtroppo nel giro di ricognizione, t'ha preso in e mi pieno. sono fatto un mese e mezzo d'ospedale a Monza. Cacchio. Con un po' di vertebre rotte, legamenti al ginocchio. È andata bene, perché sì, quelle dinamiche lì sono... Mi hanno tolto un rene, perché poi col manubrio ovviamente mi è entrato dentro, insomma. Che poi, C'ho quindi avuto 2001 è giovanissimo, perché avevo 18 anni, dovevo ancora fare 18 anni. è stata una bella legnata. È stata una bella legnata. A livello anche, dico, psicologico. Sì, anche, guarda, ti dico, io mi sono risvegliato all'ospedale giorni dopo. Non ti ricordi niente, immagino, dell'impatto, l'hanno raccontato. Sì. E quindi poi ho aperto gli occhi, e il mio obiettivo è risalire in moto, no? Cioè, cazzo, poi i miei genitori mi hanno detto: ma che cazzo, fermati, basta, no? No, invece dopo 8 mesi sono risalito in sella, e questo era il 2001, ho perso praticamente tutto il 2001 e parte del 2022. Ma scusa, nel frattempo studiavi, immagino, 18 anni, eri ancora a scuole superiori. A scuola, sì. E quindi ho avuto un bel po' di problemini anche a livello scolastico, perché ovviamente sono stato fuori tanto. E dopo 8 mesi ho levato il busto, ho recuperato tutte le energie e tutto quanto, e alla fine nel 2003 mi sono giocato il campionato europeo con la Suzuki di Celani. Quindi cos'era, stock? Era stock. C'era già stock. E quel periodo era europeo, poi dopo è diventato Coppa del Mondo dopo un anno o due. Ok, Team Celani, quello di Roma, che con le Suzuki... Allora, nel 2002 io ho partecipato a 2 wild card. Andavo bene con sta Aprilia 1000, e quindi ho partecipato a 2 wild card, una a Misano, quarto posto, e una a Imola, sempre quarto posto. Sempre nell'europeo. Con l'Aprilia contro, diciamo, le Suzuki. La Suzuki era moto da battere. La Suzuki c'era il team Corona Extra, adesso non ricordo, c'era Yamaha Italia, c'era il team Italia, c'era Iannuzzo, c'era Viziello, adesso non ricordo i nomi, ma c'era tanta gente anche stranieri. E poi in quegli anni lì come funzionava? Tra una gara e l'altra ti allenavi in moto così, oppure? Beh, diciamo che quando fai sia italiano che Coppa del Mondo il tempo è sempre meno, perché poi ogni 15 giorni c'è una gara, sei sempre in giro, quindi... Ma io mi sono allenato parecchio, devo dire la verità, insieme a Brignola, non so se ce l'hai presente, e tanti lo conoscono, mi allenavo con lui nella pista a Fiano Romano, una pista da cross. Ah, col cross, però. Sì.
con una moto, diciamo quella da gara così, No, sulla strada? non ce n'avevo una da gara, una da test, diciamo, non ce l'avevo e quindi mi allenavo il cross, facevo sia enduro che cross alla pista a fiano. Ok. Seguivo poi dei programmi di allenamento in palestra con un fisioterapista che ci metteva a disposizione la federazione e ci allenavamo così, ecco. Quindi, con i buoni risultati che di volta in volta facevi in quegli anni lì, poi è arrivato il contatto per fare l'europeo stock, Sì, cioè, sì, quindi sì, diciamo sì. che Io diciamo dopo la prima wild card che ho fatto, eravamo io e papà, guarda ti racconto questo, noi arriviamo con un furgoncino un po' mezzo arrugginito, ecco, arrugginito così. E questa era quella di Misano? questa era la prima di Misano e ci incontriamo, arriviamo il giovedì, come si arriva al CIV per esempio, ma al mondiale si arriva prima. Ok. Diciamo che i mezzi arrivano il martedì, quindi stavamo un po' fuori tempo. E ci accolgono i ragazzi della Superbike e dice ma adesso dove vi metto? Tra l'altro Non c'era erano proprio lo spazio. anche romani e quindi praticamente questo furgone non era bellissimo, ci hanno nascosto dietro le Hospitality, quindi c'era Hospitality Aprilia, da quest'altra parte credo c'era l'Hospitality, credo Benelli, quel periodo c'era il Benelli col Tornado e noi stavamo nascosti lì dietro. Nel mondiale. Il bello qual è? Il bello è che dopo il primo turno io, al primo turno pronti via pole position e quindi sotto la tenda c'era gente che veniva a vedere chi cavolo era sto ragazzetto che... Perché non ti conoscevano. Nessuno, La certo. prima wild card. Ma l'idea della wild card come è venuta? Perché eri rientrato dall'infortunio e avevi... Sì, stava andando bene, i tempi c'erano, quel periodo lì ci ho avuto, siccome non ce n'erano tanti piloti che correvano con Aprilia, soprattutto fuori il trofeo, e Aprilia mi Ti ha dato una mano per dava fare una mano, sì, una per wild cercare card. E di... quindi ho detto, che cazzo è sto Ilario? E quindi sono arrivato io, pole position, sai, ti dico, guarda, uscivamo dalla curva e c'era la Suzuki di Iannuzzo che era un aeroplano e quindi a me mi risucchiava, è come se qualcuno Ti tira. E quindi, però si guidava da paura, ecco, era proprio una guida che ancora oggi Aprilia ce l'ha come suo punto di forza, sì, la Quindi, guidabilità. è andata bene quella wild card lì, è andata bene l'anno e la seconda E poi pianta dopo, stabile all'europeo. dopo sono arrivate un po' di chiamate varie. Il budget tra non team. era più così importante per... Dopo il budget è diventato meno importante, sì. Dopo era ancora quel periodo che forse è un po' di meritocrazia, no? C'era ancora un po' più di meritocrazia e quindi i team, ecco come è stato Celani, credevano ancora nei ragazzi giovani e quindi ti aiutavano a fare questo percorso, poi come è andato, insomma, ecco. Quindi poi sei diventato pilota a tutti gli effetti a tempo pieno, Sì, perché sì. avrai finito la scuola, immagino, Sì. e hai fatto E quindi quanti poi- anni lì? Con Celani? Sì. Sono stato dal 2003 al 2005. 2005, sì. Sempre con la Suzuki, Sempre sempre con la europeo Suzuki, 1000. sempre fatto italiano europeo. Ah, ok, italiano europeo. Sì, facevamo tutte e due. E poi dopo credo che forse 2004-2005 diventa Coppa del Mondo, ma cambia poco perché poi le piste erano sempre europee, c'era solo il titolo diverso. E lì c'erano i vari Sofoglu, c'erano i Chas Davis, c'erano, adesso non mi vengono, ma insomma tanta gente che ha fatto strada Eri poi sempre nel lì, mondo. podio, top 5. Sì, io stavo sempre Giocavi? spesso in pole position, ci giocavamo le gare, secondo, terzi posti, sì, stavamo lì. Mi sono giocato il campionato sempre, fino alla fine. Adesso faccio una domanda che magari non so se ci hai ragionato, sicuramente all'epoca no, però cioè tu hai iniziato a 14 anni ad andare in moto, prima avevi toccato, nel giro di 6 anni più o meno ti giocavi le vittorie pole position al mondiale, cioè Sì. com'è la sensazione? Cioè ti sentivi un po', diciamo, uso un termine, un po' spavaldo oppure eri ancora, cioè avevi l'obiettivo per arrivare ancora? Beh, l'obiettivo, sai, tu nasci, se inizi a fare pilota, Perché prima hai detto dei nomi che al momento probabilmente non erano conosciuti come sono conosciuti bravissimo, adesso, certo. quindi Era l'inizio per tutti, ecco, per tutti i famosi di oggi o qualcuno del passato, perché ormai l'età avanza, no? recente passato, dai. Recente passato, erano sconosciuti, sono diventati protagonisti durante l'anno, siamo diventati protagonisti insieme, ecco, quindi...
Quindi non realizzavi ancora, cioè quando sei andato a fare la wildcard che eri in mezzo ai bilici... Tu arrivi lì e c'hai sempre il coltello fra i denti, quindi non è che pensi quando sei lì, non c'è troppo tempo di pensare da dove venivi, che hai fatto, che lì devi martellare, quindi c'è poca razionalità. Sì, diciamo, no? Non ti sei assaporato il momento passami il termine, da appassionato, ma proprio da pilota, cioè da professionista sportivo, sono lì, sono al mondiale, va bene, ma sono al mondiale per vincere la mia categoria, perché poi sì, l'obiettivo è quello, poi dopo ritornavi a casa, magari facevi una gara brutta, tornavi a casa dispiaciuto ovviamente, no? Un po' deluso, però poi dopo adesso se ci ripensi è stata un'esperienza di vita assurda proprio che veramente pensandoci adesso è qualcosa di, se ripensi da dove sei partito, io sono partito da un paesino di 600 persone, dico proprio 600 persone, dove se uscivi in moto eri o un teppista, capito? Uno così, non è stato facile, quindi ecco, essere arrivato a girare il mondo, a fare bei risultati e tutto quanto, e poi dopo, ecco, oggi ci ritroviamo in questa realtà qui, dico... Sì, poteva andare meglio a livello sportivo, però non mi lamento, ecco, sono abbastanza soddisfatto, sì. Quindi hai fatto, ritornando lì, 2003-2004, Suzuki Celani Europeo Stock. Europeo Stock, 2005 anche, sempre tra i primi 5 sono stato, giocavamo vittoria, non ho mai vinto, ecco, quello è stato forse un... E comunque era combattuto, immagino. Era combattutissima, eravamo in 8-10 ogni gara. Ah, per il podio? Sì. Cioè, quindi erano proprio gare, adesso erano un tempo in cui probabilmente non guardavo ancora la TV, andavo alle medie, ho 12-13 anni, quindi c'eravate tutto il pacchetto da 7-8 piloti in scia, uno dietro l'altro. Sportellate, cioè come una vecchia Superbike. Bravissimo, sì, sportellate, eravamo tutti più ragazzetti, quindi grossi problemi non ce li facevamo, no? L'ingresso... Ma poi nel paddock... No, nel paddock eravamo tutti amici, sì. Ah, okay. Poi diciamo eravamo tanti italiani che andavano forte, eravamo almeno 5 o 6 italiani che andavano forte, poi c'erano qualche straniero, però diciamo che noi l'abbiamo sempre fatta da padroni, ecco, nella Stock 1000. E quindi cioè, combattevi sempre con quelli che poi ti ritrovavi nell'italiano, e quindi è stata, quegli anni lì sono stati stagioni sempre a altissima intensità, proprio perché non potevi respirare un attimo, ecco, questa è stata proprio la questione. Poi dopo piano piano sono iniziate ad arrivare le case, è arrivata Ducati, è arrivata come si chiama, Suzuki e tutti gli altri, e è arrivata anche MV nel 2005, loro hanno fatto il primo anno nel 2005 e nel 2006 io ho iniziato a correre con loro. 2005 nell'italiano o anche sempre nella Coppa del Mondo, no? Loro hanno corso solo nella Coppa del Mondo. Poi nel 2006 ti hanno contattato? Nel 2006 mi hanno contattato, un vecchio team, G Motorsport, un team della Madonna tra l'altro, che è stato uno dei primi a credere in questo rilancio del marchio a livello sportivo. E con l'F4 con ovviamente. l'F4 ovviamente, correvamo io e Badovini. Stock 1000. Italiano e mondiale o solo mondiale? Solo mondiale. Ok. Lì era solo mondiale. Ma avevate anche una figura di sviluppo della moto? In senso... No, allora almeno io no. A Ayrton c'era Ayrton e Scassa che loro avevano iniziato a collaborare in azienda per vari chilometri o a livello sì, più che altro è l'affidabilità del mezzo, sai, sì, i chilometri si fanno in pista. Ok, quindi tu eri nel team... Io ero nel team Factory praticamente. Factory, non davo una mano qui, però insomma eravamo dentro. Quindi prima volta da pilota ufficiale praticamente, no? Perché sì, alla fine era un concessionario. Con Suzuki era un concessionario appoggiato da Suzuki Italia. Invece lì era diretto. Di qua invece era proprio diretto. Infatti le prime gare dove abbiamo avuto bei risultati, ho parlato addirittura col presidente, quindi ci faceva i complimenti. Perché c'è stato praticamente, io la prima gara che ho fatto con l'F4 mi hanno chiamato il venerdì.
per sostituire un altro pilota. Ah, ma perché eri a piedi? Ero a casa, sì, ho avuto un problema personale, diciamo, e la gara di Misano dell'italiano, pilota che c'avevano, non si è presentato, ci ho avuto problemi e quindi volevano far correre sta moto qui. Mi hanno chiamato a me, vado lì il venerdì pomeriggio, praticamente io ho provato la moto il sabato mattina e ho fatto un terzo o quarto tempo, così. Com'era da guidare? E quindi, rispetto alla moto che avevi prima? Era diversa? Era molto diversa, sì. Era molto diversa con Suzuki. Io, sia con Aprilia che con Suzuki, io sono sempre stato un pilota abbastanza sporco, diciamo così. Cioè, come ingressi, Sì. proprio le guida... Guida molto di traverso, non mi sono mai preoccupato se il posteriore scivolasse troppo, ecco, l'importante è sentire il davanti. Io ho avuto sempre questa guida qua. E con l'F4 mi sono dovuto un po' riadattare perché ti dava, non riuscivi a capire qual era il limite dell'anteriore. Ok. Che da una parte è un pregio, ma dall'altro non sentirlo. Cioè, non riuscivi a mettere di traverso la moto? In quel senso lì? Non riuscivo a mettere di traverso, ma anche l'anteriore, capito? Non ti trasmetteva quel limite, sai? Dici adesso Si chiude, sento si che... chiude, sto lì al limite proprio. No, è piantato. Lei era piantata, infatti, cioè, forse non sono mai caduto d'anteriore con l'F4, ecco, proprio. A differenza di un Suzuki o una Aprilia che riusciva a digerire una guida molto sporca, ecco. Ok. E quindi ti devi adattare e tutto quanto, però comunque poi alla fine. Ma lì come funzionava? C'era già i dati che vedevi, quelle cose lì, l'acquisizione dati No. oppure no? Quindi era tutta Non c'era sensazione? niente, non c'era neanche il controllo di trazione, non c'era niente. Quindi Era- proprio a sensazione, se tu tornavi le tue sensazioni dovevano... Sì, sì, sì. Quindi hai dovuto Si proprio faceva cambiare metodo perché... una sorta di mappatura, c'erano le centraline, adesso non ricordo il nome, le Power Commander, era Ah, ok, l'inizio dei proprio vari. da Era- cantinaro, diciamo. Sì, capito, era proprio le rotelline che giravi un po' così, sembrava anche a caso, no? Sai, quindi quello lì, non c'erano controlli, non c'era niente, c'erano altri tipi di gomme. Certo. Era un altro mondo, era molto più casalingo, diciamo, no? Molto più. Che poi forse era più facile approcciare a quel mondo lì perché non ti serviva l'ingegnere, non ti servivano iniziare, per dici. iniziare, non ti servivano troppe cose che oggi sono fondamentali. Sono talmente sofisticate che certe cose o hai un certo tipo di struttura o se Sì, no sì. fai... Se no fa una fatica enorme, ecco. Cioè un F3 per esempio, tu la conosci, diventa quasi più, molto più professionistico, Sì, no? se vuoi fare le corse fatte bene... I costi aumentano e se non c'è un ingegnere c'è poco da. L'ingegnere che poi deve conoscere il prodotto, perché se prendi l'ingegnere qualsiasi non è così Sì, scontato ormai che. hanno tutti i modelli, tutti i prodotti hanno raggiunto anche le gomme, una tale Certo. performance che o le conosci e le fai lavorare nel modo giusto, se no rispetto ad altri che le fanno funzionare già perdi in partenza. Magari una sì. volta invece era un po' più semplice, cioè si partiva quantomeno più o meno da una base similare, poi dopo... Poi sì, poi dopo forse era pure più facile far uscire il talento, magari, ecco, in quelle La situazioni guida lì. aveva più importanza Sì, sicuramente sì, rispetto sì, ad sì. adesso. Quindi quell'anno lì sei rimasto... Quell'anno lì ho fatto l'anno con MV, abbiamo fatto forse un sesto finale del posto. 2007 sono riandato in Suzuki con un altro concessionario sempre appoggiati con Suzuki Italia nel CIV perché purtroppo l'età per fare la Coppa del Mondo non c'era più. Ah già, perché era un campionato, Era diciamo, fino a 26 promozionale. anni. E Ok. quindi a 26 anni o passavi di là, ma. Al mondiale, vero, Superbike. Sì, mondiale Superbike o Supersport, ma insomma. Non c'era possibilità economica, immagino. Sì. Qualche contatto c'è stato? Qualche contatto c'è stato sempre, il problema è stato quello proprio. Ma anche qualche la test disponibilità oppure no? economica. Qualche test, allora devo dire che dopo nel 2008 io ho iniziato Mondiale Supersport, fatto 2007 con Celani, con Cruciani. Che sarà andato bene, perché se poi ti è andato... Sì, poi abbiamo fatto secondo nell'italiano, terzo nell'italiano. Nel mondiale ho fatto quinto, sì, quinto.
ho vinto delle gare, ho fatto un sacco di record della pista, tra l'altro, vabbè, sì, sì. Cioè, scusa, però, domanda, siccome guido anch'io la moto, so, da arrivare da zero a 14 anni, arrivare a giocarsi, fare i record, al di là del talento che ci deve essere, perché ovviamente è il sottinteso, nel senso non voglio mancare di rispetto, però dove hai trovato la capacità di fare fiorire così il talento, arrivare a quei livelli senza elettronica, senza ingegnere che ti aiuta, cioè semplicemente stando in pista con gli altri riuscivi a dare quello che sì, non che c'è mai serviva. avuto niente di più Incredibile. degli altri, ecco, quindi... Ma cioè, perché allora adesso sai c'è il coach, No, c'è no, no. l'allenatore, ti alleni con gli altri piloti, che probabilmente, cioè, mi dicevi sì col cross, poi dopo non so se è cambiato, ti allenavi, cioè non c'erano le ovale, non c'erano le pit bike, No, non c'erano quelle cose lì. La Non pit c'era bike ce l'Academy. l'avevamo perché era comoda da mettere sul camper per andare in giro per le piste, ma non per fare altro, Non no, per no. allenarti. Sì. Cioè semplicemente in gara, così dai che ci dai, Sì, abbiamo fatto parecchi test, sono stato in pista parecchio, ecco, forse quello tuo è padre stato... ti seguiva ancora in quegli anni lì? Sempre, sì, Sempre. la mia famiglia sempre, tutti. Anche mia moglie e le mie figlie dopo, poi, quindi... Tutti i weekend di gara avevi sempre il sì, supporto, sì. quella cosa di parte familiare è rimasta quindi. E l'è rimasta e era anche un punto di forza, no? Perché poi dopo c'avevi il tuo tetto, zona comfort, no? Cioè, Anche- quando andava bene, ma soprattutto immagino quando andava soprattutto male. quando andava male, quindi è stata un'esperienza generale per noi, per tutta la famiglia proprio. Ti seguivano sempre. Sì. Quindi sei arrivato lì a fare Quindi sono arrivato nel... secondo, terzo italiano, super sport. Poi ho test. fatto nel 2008, sono stato contattato dal team ufficiale Triumph per fare il mondiale Super Sport, era il team, no non lo dico, e... Scusa, facevi sempre solo il pilota, sì, sempre solo il pilota. quindi percepivi stipendio, cioè riuscivi a viverci di quello già in quegli anni lì. Era, guarda, ti dico, rispetto a oggi forse era un po' più facile per quello, riuscivi a trovare magari oltre al materiale trovavi anche dei premi gara, non so, Ok. magari c'era il casco o la tuta X che magari mettevano un premio a gara e poi un premio finale, ecco, quello Per il risultato sia per il nelle risultato. qualifiche che nel... C'era anche un premio finale come classifiche finali dei campionati, c'erano le classifiche, sottoclassifiche e poi sì, poi magari il team ti dava, oltre a un premio, magari ti dava un aiuto, non era uno stipendio, però un aiuto per... E non avevi bisogno di fare altri lavori, ti Sì. potevi concentrare su quell'attività lì. Ok, vabbè. Che non è poco, ecco, non è poco. E quindi niente, poi sono stato contattato dal 2008 con questo team Triumph ufficiale, il mio compagno di squadra era Gary McCoy. Mi sono ritrovato con Gary McCoy, che ho conosciuto in Qatar, una persona speciale, siamo rimasti anche buoni rapporti, in contatto. E nel 2008 praticamente è stato il mio primo anno nel Supersport. Il mondiale. Mondiale, ma in assoluto su un 600. Io sì, perché vero, ho fatto perché 125 1000, 1000, dal 1000 non ho più assaggiato altro e nel 2008 ho provato il Supersport. È stato un trauma oppure ti sei adattato? Guarda, forse è più facile il contrario, sai, che fa un passo indietro, perché a differenza allora, col 1000 è molto più fisica, no, la guida. È molto più fisica e c'hai anche molto più controllo del gas e tutto quanto. Col 600 invece riesci a fare delle cose che a livello fisico ti stancano molto meno. E quindi è stato un po' l'adattamento rispetto a una guida così su 600, è stata un po' più quella la difficoltà. Però ecco, dicevo, con un McCoy abbiamo girato sempre insieme, al di là che la moto ci ha avuto un sacco di problemi, tantissimi problemi, e non era una MV, era una Triumph, quindi piccola frecciatina. Ci abbiamo avuto un sacco di problemi, però McCoy mi ha fatto capire come guidare quel tipo di moto lì, cioè quel 600, ecco. Lui veniva da 500. Lui veniva da 500, lui faceva quei Traversoni. traversi bravissimo, e quindi 600 per lui che era Era giocato. 0-100,
Io vedendo dal 1000 era un po' più controllata Dolce. la manopola, capito? Invece guardavo lui e faceva 0-100, dico ma porco cane, 60 gradi di piega, così, via. E però... Hai imparato sì. qualcosa di nuovo rispetto a Ho imparato qualcosa di nuovo, ho cercato di mettere in pratica tutto quello che riuscivo a vedere, tutto quello che faceva lui. Lì era arrivata l'elettronica, cioè col Mondiale Supersport c'era già forse. Elettronica intendi come acquisizione dati o già Elettronica controlli? come acquisizione dati, no, Ok. no, come controlli non ce n'erano, no, no. 600, ok. E come acquisizione dati e quindi anche lato box riuscivi a capire, no, dove sbagliavi, dove potevi migliorare rispetto al tuo compagno di squadra, ovviamente. Ma è Quindi... stato, cioè tu l'hai percepito come un aiuto, nel senso che i tecnici si fidano di più di quello che dico, guardando i dati, perché conosco alcune dinamiche, oppure è stato in certi aspetti, non so, in quella squadra o anche dopo, un nemico, perché magari non Allora- c'era corrispondenza, oppure i tecnici non interpretavano bene alcune cose rispetto a come le sentivi tu. Allora, succede anche qui in azienda, che trovi trovi degli ingegneri che magari la moto la guidano meno e quindi alcune dinamiche non le conoscono, loro guardano il numerino. Se il numerino è bello, per loro va bene così. Funziona. Ma in realtà la pratica è diversa, quindi il bello è mettere sempre in discussione quello che loro pensano, ecco perché. Sì, perché poi tu hai visto proprio, cioè, gli albori di questa cosa qua fino adesso che milioni di sensori. Non c'avevo niente al troppo, Ok. ecco praticamente ho visto tutto il passaggio che diventa sempre più complicato anche fargli capire proprio il rapporto, no, tra pilota e ingegnere, fargli capire quello che tu senti, no? La tua sensazione. E quindi forse quello però magari ti aiuta in un percorso poi per arrivare come collaudatore, in un percorso nello spiegare, nel cercare di far capire a qualcuno che magari non usa la moto quello che senti. Dici che per l'attività che stai facendo tuttora, quindi Sì, collaudatore, sì. iniziare da zero e vedere i primi passi dell'acquisizione dati è stato fondamentale, Secondo me sì. come proprio a livello professionale, come formazione professionale. Secondo me sì, ogni tanto ancora oggi cerco di mettere in crisi tutto il loro credo, no? Quindi per esempio sui launch control, noi abbiamo i launch control sulle moto e ancora la partenza manuale vince sull'elettronica, quindi ovviamente su moto stradali tu devi fare un'elettronica che vada bene per tutti, non è solo legata alla prestazione, Certo. no? Quindi è un lavoro diverso. Però ancora ecco, quello che fa la mano Sì, poi vince. dipende diciamo. anche dalla mano, perché io ho Sì, provato questo ovviamente. lancio control e funziona veramente molto bene, poi uno che non è capace a partire col sistema parte molto più forte. Uno che è un pilota che veramente fa 2 secondi e 4 in partenza Sì, sì, sì. senza aiuto, però devi saperlo fare. Però devi saperlo fare, sì, certo. Sono cose che poi ti vengono con l'esperienza, dai, con gli anni di prove su prove, teste sbattute. E via. all'inizio, quindi l'introduzione del mondiale Superbike con l'acquisizione dei dati è stato una scoperta, diciamo, che hai accettato in maniera positiva? Sì. Accettato in maniera positiva. L'ho vista troppo a volte perché dici no, se c'è un ingegnere non puoi fare neanche una gara di campione italiano, capito? Oggi è così. Ecco, forse quello è troppo perché secondo me un campione italiano dovrebbe aiutare, al di là dei trofei che ci stanno e tutto, ma dovrebbe aiutare un po' a far crescere almeno un trampolino di lancio per il mondiale. Vero che poi i team che fanno italiano fanno anche il mondiale alcuni, quindi già sono programmati per fare quello. Sì, di certo l'ingegnere è una personalità che aumenta il costo perché è una persona in più che costa, perché sì. comunque vale. Costa, non costa ovviamente un poco. meccanico semplice o quello che ti cambia le gomme, però oggi diventa fondamentale. Una volta era molto, molto più semplice. E lì, quando sei fatto la prima gara al mondiale Supersport, avevi sempre quell'idea cioè, non ragionavi del fatto di essere al mondiale, che c'era anche Sì. la TV, ma c'era anche nello stock. Tranquillo, rilassato. No, rilassato no, rilassato diciamo che non lo sai mai, ecco, io non so come eri tu in pista, ma io non lo so mai stato rilassato.
e ho sempre cercato di fare il massimo sempre, già dal venerdì mattina. E l'obiettivo era quello di stare davanti a tutti sempre, quindi lo stesso approccio ce l'ho avuto anche al mondiale. E lì che succede? Lì tu cerchi, almeno io cercavo sempre i primi. Nelle prove libere dici, Prove in libere. pista? Sì, In sì, pista, sì. ok. Io ero uno che si attaccava, non è che si attaccava parecchio, però entri in una categoria nuova, magari vai in Qatar che non hai mai visto la pista, non è che poi A passeggiare, il tempo devi non vedere c'è, subito. non è che c'hai un grosso minutaggio, no, per imparare tutto, quindi che fai? Tu cerchi, non dico il migliore, ma quelli che stanno lì vicino. E quindi io mi attaccavo spesso ai vari Crusell, ai vari Foré, Davis, tutta sta gente qui. Come la prendevano loro quando... Allora, diciamo che Foré, lui è uno di quelli che poi è venuto spesso a fare le wildcard in Italia, perché il livello italiano, soprattutto alto. nella Supersport, era altissimo. E quindi venivano a fare le wildcard da noi e ci incontravamo sia nell'italiano che nel mondiale. Quando c'era lui, io cercavo sempre lui. Quindi allora ci sono state delle situazioni dove non l'ha presa troppo bene, sì, anche il team. Però sai, uno se non impara dal migliore da chi... cioè, Certo, sì, sì. Quindi ecco, io andavo a cercare loro, con il rischio di buttarti per terra, che però avevo questa approccio alle gare che volevo essere uno dei... Migliori. Sì, almeno avvicinarti, ecco. Hai fatto Poi due- al di là del risultato, perché poi devo dire che non ho avuto grandi risultati nel mondiale, però l'esperienza è stata di quelle che ti fai il tatuaggio sulla pelle, no? Sai, è qualcosa di esagerato, poi dopo se ripensi sempre da dove sei partito. partita, Ecco. certo. Hai fatto 2 anni lì? O un anno? No, col Triumph ho fatto un anno perché poi il team ci ha avuto dei problemi e quindi non... Problemi interni Sì, di... sì, ok. è finito lì un anno, non ho fatto forse neanche hanno finito l'anno, Ok. credo. Il secondo anno sei passato... Poi nel 2009 conosco Improve, il team Improve, Firenze Motor, che forse è stato il miglior team che... Non è stato per me il miglior team che un pilota possa avere, ma in realtà anche oggi, conoscendo altre realtà, altri team, altre cose, un team del genere fai fatica a trovarlo. Per il rapporto umano Per il rapporto dentro il umano. box. Loro anche sono molto, molto professionali, ma restando sempre un po' sul casalingo, perché fanno tutto in casa. Sì, sì, sì. E quindi noi ci scontravamo, per esempio, lì era con la Honda, noi ci scontravamo col Tenkate, che era ufficiale, diciamo. Negli anni d'oro poi tra l'altro. Negli anni d'oro, no? bravo, sì. Sia nella 600 che nel 1000 sono gli Sì, anni sì, che sì, vinceva, sì. no? Vincevano con Toseland, col 1000, sì, sì. E quindi loro hanno sempre portato avanti questo Made in Florence, come dicevano loro, rispetto ai timmoni HRC, no? E le nostre moto andavano bene, abbiamo detto la nostra, ho partecipato a una wildcard del mondiale nel 2011, allora ho fatto 2009-2010 e mi sono giocato il titolo. Scusa, con la 1000 o con la 600, Super Sport. Io poi dopo ho fatto solo 600, dal 2008 in poi. Ho fatto il 2009 il primo anno con 600 con la Honda. Il 2010 ho fatto secondo per 2 punti Al CIV. al CIV Contro? contro Tamburini. Ah. Tamburini l'R6 e il team Bike Service. Nel 2000, l'anno dopo, nel 2011, ho vinto il titolo, sempre contro Tamburini. Nel 2012 credo di averlo vinto contro Cruciani, sai che non me lo ricordo, però c'erano sempre i vari Roccoli, gli italiani forti c'erano tutti. E lì praticamente io ho fatto una wildcard nel 2011 o 12, ho fatto una wildcard a Misano e anche lì mi sono presentato venerdì pronti via Con la moto dell'italiano Del CIV. con Improve. nel CIV. Allora lì noi nell'italiano non avevamo il controllo di trazione, nel mondiale già ce l'avevano. Nell'italiano facevamo, no, ti faccio questa premessa perché il risultato finale è condizionato da questo.
Nell'italiano facevamo 18 giri che poi a luglio a Misano ti portavano a 15, no? Più o meno. E il mondiale più o meno era quel periodo lì, ma se ne facevano 24, che non è proprio Non è così, poco. non è poco, ecco, Non è quindi... Non è poco. E quindi noi eravamo fortissimi. Io venerdì pole position, ho finito il primo turno, forse secondo o terzo, ho fatto tutto il turno primo. Qualifiche ho fatto quarto posto, a fianco a me quinto era Foré. E c'era Chas Davis con la Yamaha ufficiale, quel periodo c'era Scassa con la Yamaha del team, chi era? Il Parking Go credo, forse sì. E niente, ho partito, ho fatto tutta la gara secondo, ho fatto qualche giro in testa, tutta la gara secondo, e all'ultimo giro mi hanno fregato in 3 sul traguardo. Cazzo, l'uscita dall'ultima... All'ultima curva la Misano 1. No, Misano 2, come si chiama l'ultima? Dovrebbe essere al l'ultima contrario, adesso, Misano ecco. 1 dovrebbe essere, ha mantenuto il dal vecchio. giro, sì. Quindi la Misano 1 sono uscito male perché io non c'avevo controllo di trazione, gomme finite forse al 15esimo, 16esimo Perché tu eri giro. abituato con un altro tipo Bravissimo, eravamo abituati all'italiano. Anche io forse fisicamente ero calato e l'ultimo giro praticamente mi sono fatto fregare da Cluzel, da Foré e ho fatto quinto. E quella un po' mi è rimasta un po' così. A te, immagino anche a Michelozzi sia rimasta, sì, perché sì, lo sì. conosco, immagino. Quindi E fare tutti i weekend davanti lui è e- molto particolare al box, Sì, sì, l'hai lo conosciuto, conosco, quindi... Guarda, io devo dire che ultimamente vengo meno in pista, la soffro, ecco, devo dire la verità, la soffro un po'. Soffri non andare in pista o No, soffro... andare in pista? Sì, soffro proprio i weekend di gara, se sto lì, ho fatto l'anno scorso, 2 anni fa, ho fatto una racing night, sono venuto A vedere? a vedere e non è stato bello. Ecco. Ma perché ti affiorano le emozioni da pilota? Sì, sai, tu, quella è un po' come casa tua, quindi riesci io ci ho passato dentro 25-28 anni, quindi capisci che tanti La memoria amici, emotiva torna- tante persone, sì. Ancora oggi, allora, io da pilota guidavo col cambio rovesciato, Ok. quindi prima su e tutto il resto. Qui guido cambio tradizionale. Non ci ho mai avuto problemi a guidare, a fare il cambio, perché in pista guidavo in un modo, per strada in un altro. Ancora oggi, se vado in alcune piste, come può essere Misano, Vallelunga, dove tu avevi quei riferimenti, ancora oggi prima di fare un cambio marcia, Ci pensi? ci penso, sì, perché mi viene naturale. La memoria muscolare di Misano, Vallelunga e Imola, adesso non so Anche- dove. Monza non si corre più però, Mugello. Mugello, anche i punti di staccata sono sempre quelli, però l'impianto Soprattutto al è Mugello che la pista è diverso. rimasta uguale, quindi... Sì, sì. Ecco, no, a me Mugello è una pista che mi è sempre piaciuta, sono andato Visto sempre che molto, su molto strada forte. come guidi? No, io guarda, sono abbastanza tranquillo. Ok. Sono abbastanza tranquillo, ti spiego pure. Allora, per strada diciamo che io la prendo come è un lavoro per me, no? Non è più un divertimento. Sì. Una volta allora, io ho iniziato in MV nel 2006, ho conosciuto i ragazzi di MV con le corse. Nel 2011-12 loro mi hanno contattato. Dopo che hai vinto l'italiano? Dopo che È ho stato vinto quello il- secondo te oppure casualità? Non lo so, Non lo sai. è stata magari casualità, magari serviva un ragazzo per fare il chilometrista. Perché poi cos'era? Si parla di F3, che iniziava a esserci Sì, l'F3. bravissimo. F3 credo le prime 800? Boh, sbaglio? Non lo so, c'è un po' di confusione. Io sì, ho iniziato... Le 675 saranno. Forse 675, sì. Ho iniziato con le varie uscite in pista, facevo Chilometri. tutto il giorno. Con l'F3. Con l'F3, c'è stata la Rivale, poi c'è stata la Dragster, cioè collaboravo proprio con l'azienda come modo... Ti chiamavano, Sì. vai dentro. Vabbè, lì oppure c'è stato il periodo che magari uscivi per strada, però uscivi per strada e tu qui c'hai una sorta non puoi fare come ti pare, quindi c'hai un 30% programma, autostrada, un 30% Ah, ok. strada, normale. Cioè tu esci da qua, immagino anche adesso, scusami, Anche adesso sì. hai un programma di chilometri da fare in ogni condizione. Sì, non c'hai un chilometraggio, allora ti dico che nelle giornate migliori fai
almeno 500 km al giorno, dal lunedì al venerdì, questo, il sabato, domenica, poi volendo puoi fare lo stesso, ma insomma, più o meno 500 km al giorno, quindi fatti come? Fatti in un determinato modo, quindi devi fare extraurbano, urbano, un po' di città, praticamente una giornata da 500 km vengono fuori 8-10 ore. E tu arrivi qua, esci alle 9 e rientri alle 6. Sì, rientri sì, poi qui è un po' diverso perché quando stai qua dentro sei un po' più all'interno del progetto, quindi esci meno. Però poi dopo quando si usciva fuori o i ragazzi che fanno i chilometri fanno quello, ecco. Non vengono qua, magari alcuni partono da casa o qualcuno viene qui, prende la moto e esce. Sì, perché anziché fare i chilometri con la macchina da casa per poi dover fare i chilometri con la moto, la faccio già partendo da casa. Già un utilizzo, sì, È chiaro. utilizzo normale. Tu cerchi di simulare la guida di un qualsiasi utente. Motociclista normale. Sì, tante volte ti trovi sulla moto che dici, come la farebbe Sgari per esempio, ecco, e allora provi a fare. Provi. Sì, ma Lo stacco della frizione, tante volte il devi freno. guidare anche così, come ti viene, ecco, a cavolo, no? Quindi la difficoltà è quella, mettersi nei panni degli altri, perché la moto non la puoi fare Sì. a tuo Da pilota gusto. è una cosa che questa cosa qui non la proprio non ti guarda, entra nell'anticamera del cervello. È un mondo completamente diverso, è tutto l'opposto. Quindi praticamente. all'inizio come hai fatto a convivere da pilota che faceva le gare, che si giocava i campionati, all'attività di collaudatore? Tu da pilota cerchi la prestazione assoluta, capito? Quindi tutto quello che serve per farti andare forte poi, no? Qua invece è tutto l'opposto. Non serve andare forte, sì è vero, la moto deve andare bene tutta, a 360 gradi, quindi il lavoro lo fai pieno, anche ci metti anche un po' del pilota dentro, quindi però ti devi immedesimare nella guida di tutti i giorni del ragazzo che si fa spegnere la moto, di chi parte in folle. Ti dico cose già successe, di chi parte per esempio col freno posteriore. Pigiato. Sì. Ma perché, scusa, queste cose qua te le hanno dette? Cioè, No, fai l'ho così? proprio vissute io. queste situazioni. Cioè, l'hai dovuto imparare? No, nel senso, fai così perché dobbiamo capire la moto come si comporta in questa situazione? No. Prima da pilota ho dovuto, come si dice? Resettare il cervello. Sì, ma l'ho proprio frustato il cervello, perché tu... Ti sei violentato nel fare certe l'ho cose. proprio violentato, perché tu c'hai quello, no? Tu Certi automatismi. automatismi sono quelli lì, quindi cambiarli... Che non si parla del cambio rovesciato stradale, perché quello è un'altra Ma cosa. no, Proprio il modo di frenare, il modo di accelerare, quelle cose lì. Sì, Il modo di stare anche in sella? Il modo di stare in sella, il modo di sentire la sospensione, Cioè, mi stai il dicendo buco che d'erogazione. tu da pilota hai dovuto imparare a sentire la sospensione anche al mondiale, con l'iniziale competizione, in maniera corretta, perché altrimenti certi risultati non li fai. Da collaudatore hai dovuto sbagliare? Bravissimo, sì, anche. Sì. Devi fare le cose apposta sbagliate per capire in quella condizione lì come si comporta Quello e come che succede, risponde. ecco, poi dopo tu, qua noi Ma parliamo anche come si impara a fare le cose male? Perché cioè, è difficile imparare a fare le cose bene. Quando acquisisci la cosa corretta, sbagliare è più difficile. L'esperienza la fai uscendo con gente che guida un po' a cazzo, scusa, passami il termine. È tutta esperienza che fai, sì, prima allora io ho avuto un bel maestro qui, che è il Fabrizio Latini, che era il collaudatore storico di MV. C'era anche un altro ragazzo che purtroppo non c'è più, Umberto Romiano, e anche lui è stato un grande maestro sul passaggio proprio da pilota a collaudatore. Ecco, è stato proprio è stata una mano grossa, perché non è così facile, pure se tu dici io mi violento, però non è così scontato che riesci. Per degli anni hai fatto pilota che faceva le gare, si giocava i campionati, collaudatore prodotto stradale. Sì. Come riuscivi a convivere poi quando tornavi a fare le gare, a non fare le cappellate? No, quello no. l'ho sempre tenute Sei separate. riuscito Sì. Andavamo a girare noi a Nardò, noi giriamo spesso nelle piste tecniche, piste per prototipi, come potrebbe essere un Nardò, un'Idiada, che sono piste
che è un po' come entrare nella NASA, no? Dentro sono tutti i prototipi, sia auto, moto, camion, qualsiasi cosa. E lì tu entri in delle piste assurde che per gente come noi potrebbe essere un parco giochi, no? Un Gardaland Ok. dei motori. E però non puoi fare la massima prestazione, capito? Quindi dici, porca miseria, devo valutare tutte cose, poi andiamo a 130, capito? Però è un approccio diverso, devi proprio capire i vari meccanismi, devi proprio partire da zero, ecco, per arrivare a essere un buon collaudatore, speriamo di esserlo diventato, ecco, quindi... Fino a quando hai mantenuto questa doppia, diciamo, professione? Perché poi di fatto sono due lavori diversi, no? L'ho mantenuta fino al 2017. Quindi 2012, sempre in 600 il corso? Ho corso sempre in 600 fino al 2017, che ho corso gli ultimi 3 anni, ho fatto 15, 16, 17 con MV, con l'F3. Gli ultimi 3 anni. Sì, ultimi 3 anni. Quindi tu hai avuto durante 13, 14, 15, 16, correvi con Honda, sempre con Improve, Sì, quegli anni sempre. lì, sempre. E poi facevi poi il ho collaudatore, fatto- poi sei passato, perché te l'ha chiesto Allora MV, di facevo il correre. collaudatore chilometrista, quando ero in Honda. In pista e in strada, Pista e strada, tutte e due. entrambi. Se c'era Con da- tutti i modelli, rivale, Tutti i modelli, sì, eccetera. sì, sì, quello che c'era da fare a chilometri, ovviamente tu i chilometri li fai sul modello che sta per uscire, Certo. quindi ho fatto la Rivale, la Draxler, la prima Draxler, l'F3 e tutto il resto, ho guidato anche in F4, quindi Quindi tu facevi Roma, Roma-Varese. Roma-Varese, ma ancora adesso lo fai? No, non lo adesso faccio più. Ok. Prima facevo Roma-Varese tutti i giorni perché la famiglia era giù. Ah, tutti i giorni? No, scusa, Cioè tutte le settimane? tutte le settimane. L'ho fatto dal 2017 al 2019. Poi ho portato la famiglia su e diciamo che qui sono entrato più interno, hanno fatto un contratto e quindi Vivi qui, lavori qui. mi sono trasferito, ho cambiato proprio tutta la... Gli ultimi anni di corse in MV perché te l'hanno chiesto loro di correre con l'MV? Cioè parlo proprio di azienda oppure... No, allora io collaboravo con loro non mi hanno mai messo paletti o altro, quindi pensa, ho vinto i titoli con la Honda e lavoravo qui, quindi anzi mi hanno anche festeggiato, non è stato proprio Che poi carino. il 2012 secondo me se l'hai vinto contro l'F3 di... Chi è che c'era? No, è arrivata dopo l'F3, Ah, è dopo arrivato? è arrivata nel 2000... Però ci correvi contro perché con Scassa può essere stato uno dei... No, Scassa, Stirpe, dove si giocava. Roccoli c'era. Roccoli, sempre con l'F3. Però nel 2014 Dopo. forse, o 15. Però ci correvi comunque contro, con la moto che sviluppavi. Sì, sì. Che può essere anche un pregio perché conoscevi, no? Sì, e poi il collaudatore che mi stava insegnando a entrare a far parte di questo mondo qui era il team manager di Roccoli. Capito? Quindi Sì, il c'era team, proprio- il team era interno qui. Lo rivedevi poi nei weekend di gara Sì, e poi dopo magari lunedì ci rincontravamo nelle varie piste a prenderci in giro se uno era arrivato avanti o dietro. Sì. Bello comunque, cioè nel senso, da amatore, da appassionato, è bello. Poi magari, sai, quelle cose lì sono dinamiche, però penso in amicizia, Sì, ovviamente, in amicizia, tutto. no, non c'è mai stato una... Quindi il ritiro ufficiale dalle corse c'è stato... Purtroppo, guarda, ufficiale è stato nel 2018 perché nel 2017 io ho perso il campionato con Stirpe all'ultima gara. Bellissima tra l'altro perché siamo tutti e due piloti romani. Sì. Ci siamo trovati a Vallelunga, l'ultima gara del CIVA a ottobre, che era una giornata di sole bellissima, quasi estate. C'erano tutti i miei tifosi e i suoi tifosi, quindi Proprio il campanilismo. è stato proprio bello. Noi abbiamo fatto una gara della Madonna, poi ogni giro era il record della pista, proprio, sì. Però è stato più bravo lui, l'ultimo giro, gli ultimi 2 giri, mi ha superato, un giro e mezzo. Mi ha superato, non si è fatto riprendere, ha vinto lui e quindi eravamo proprio a 0 punti, l'ultima gara. Chi stava davanti vinceva. Davanti vinceva. È stata bella. E poi nel 2018 ho iniziato con un team, ma ci hanno avuto problemi loro, non so, sono scomparsi e quindi... Basta. E quindi basta, poi Ti dopo sei- qui era entrata, diciamo che ho preso la strada per essere assunto proprio da dipendente e quindi
Hai messo la testa a E posto. quindi basta, sì. Finito con le corse, però un po' mi è rimasto, perché devo dire, ecco, incontro ancora altri amici, piloti o gente così che ti dicono qualche altro anno potevi farlo, sì, lo so, è vero. Ancora oggi, Devo dire che un paio d'anni fa, l'anno scorso o 2 anni fa, ho girato a Vallelunga con la moto d'Ottaviani, con tutto il team Extreme, e tolto il primo giro, dal secondo giravo forte. Giravo come Luca Ottaviani, quindi come ti posso dire, ancora c'è, ecco. Non ti sei dimenticato, No. nonostante magari ogni tanto di fare qualche cappellata, gli automatismi giusti ci sono. Sì, però non ci lamentiamo, dai, perché adesso sto facendo un... Ti piace il lavoro che fai con l'audatore? Sì. Eh, È bello, È un'altra cosa a da volte pilota. è frustrante perché devi sbattere la testa su alcune cose, poi devi guardare le emissioni, devi guardare un mondo di cose quando che parli da di moto di pilota cose produzione. nuove non ci sono, chiaramente. Quanti siete come collaudatore? Cioè, c'è un team, una squadra di... Abbiamo un test team, andiamo in giro, siamo sempre più o meno 2, 3 collaudatori, 4 a volte. Perché prendete anche degli esterni? Sì, sì, sì. No, Per esempio c'è stato Luca Ottaviani, per esempio ci ha dato una mano, è venuto Stefano Cruciani, ci ha dato una mano. Te ne dico 2, ma insomma, ecco, potrebbe essere un Brignola, gente che in moto sa andare, che per fare un tipo di affidabilità, diciamo così, sono il top. Mettono la moto in situazioni che un cliente normale forse non troverà mai in tutta la vita del mezzo, quindi l'obiettivo forse proprio è quello di dare moto ai piloti per metterle proprio sotto stress, vero. al di là dell'ultimo modello, la brutale serie oro, c'è un modello, perché ormai quanti anni è che sei qui? Quindi quasi Vabbè, ho 15 detto, io anni. sto qui dal 2000, vengo su dal 2012. C'è un modello ecco, che quindi... è già in concessionaria, si può dire che hai fatto te? Guarda, allora io ho collaborato con tutta la gamma Euro 5. Ok. Sono arrivato qui e c'è stato praticamente questa... ho collaborato perché ero ancora esterno, ecco, quindi abbiamo aggiornato tutta la gamma a Euro 5. Dall'Euro 5 più, Euro 5. Con l'Euro 5 è arrivata l'Enduro Veloce. L'Enduro Veloce, con l'Enduro Veloce sono stato molto dentro al progetto, ecco. Cioè l'hai visto nascere L'ho visto dalla nascere, carta, bravissimo. diciamo, che ormai la carta non c'è più nei programmi, No, però... la carta non c'è più, ma c'è il visore. Ah sì? Sì, Avete noi visto guardiamo 3D? le moto dal visore, c'è prima la carta, poi c'è il visore Ah sì? e tu Ah, non giri sapevo. intorno alla moto. No, davvero? Sì, una figata pazzesca. Giri intorno alla moto e la vedi proprio nelle sue No, dimensioni questo proprio non lo sapevo. vere. Cioè, prima che fisicamente non c'è, tu come proprio Tu nei la vedi? videogiochi? Sì, come No, nei videogiochi. bellissimo. Una cosa assurda, perché giri intorno, vedi proprio tutto quello che è. Nelle dimensioni Sì, 1 a 1 reali. reali, così com'è. Sì. E tu lì, Questo cioè, serve allo stile, ovviamente. Certo. Noi guardiamo quello lì perché fai Devi parte del capire progetto, ma in realtà non ci serve quello a noi collaboratori. piloti. Beh, diciamo che l'esperienza col cross quando ti allenavi ti è servita con l'enduro Bravissimo, veloce. bravissimo. Però è stato. Ci sei tornato cioè hai mollato un periodo col cross o l'hai sempre tenuto come No, sempre divertimento? tenuto. No, io. Ancora adesso vai? Adesso meno. Adesso ce l'ho la moto qui, però non l'ho usata Ah, più. No, da quando che sto qui non l'ho usato più, non l'ho fatto. L'ho fatto con l'enduro veloce, quindi quello sì. No, l'ho sempre usato il cross, prima, non dico tutti i giorni, ma un 2, 3, 4 ore, un giorno sì e un giorno no. Enduro la veloce, usavo. c'è questo progetto da fare. Tu quando è che entri come parte Da attiva? subito. Da subito. Io già ero qui, è arrivata, forse nell'aria già c'era questa Perché c'è da fare motore nuovo, idea. telaio, ciclistica, c'è tutto nuovo. Sì, infatti io ho guidato la prima enduro veloce, l'ho guidata col motore 800. Ok, perché dovevate Sì, stabilire... era proprio un manichino, lo chiamano il Frankenstein, no? Viene chiamato perché è pezzi di moto messi lì così. Ma sulla carta, quando c'è in fase progettuale, immagino, non so, io magari dico qualche stupidata, non so, magari l'angolo di sterzo, Sì, cioè quelle sì, robe sì. lì ti chiedono anche Quello al pilota. Allora, loro partono da una base.
Poi dopo in guida, durante la guida, durante varie prove dinamiche, statiche, durante le prove andiamo a decidere se aprire, chiudere, allungare, abbassare, c'è carta bianca fino al E lì- primo proto. Lì senti, cioè, fai proprio sulla tua sensazione? Cioè, al di là dei numeri che hanno i Allora, sensori. Sì, lì Perché- vai sulla tua sensazione, sempre tenendo presente che a moda devono guidare 300.000 persone, quindi Io dico un'iperbole, ma correggimi se mi sbaglio. Sento tanto dire i piloti quando fanno una modifica entrano, escono, box, fanno una modifica, so, precarico, questo tipo di 2 curve te ne accorgi se è migliorata o no, giusto? Sì, sì. Stessa cosa per un Frankenstein manichino, sì, sì, si può dire la stessa cosa. più o meno sì, è un po' più complicato perché poi dopo tu quando fai, allora su quelle moto lì, sui Frankenstein proprio, tu guardi molto più l'ergonomia, posizione delle guide, Ok. ergonomia, pedane, leve e quant'altro. Poi dopo una volta deciso quello lì, allora possiamo provare a aprirlo dell'angolo del sterzo, allungare il forcellone, a fare varie cose per cercare di migliorare quello lì. Però allora parti dal Frankenstein e poi dopo arrivi al P1, primo prototipo, che è già una moto con le idee che tu hai visto su quello lì già messe in pratica. Ma in quel caso lì l'MV, per esempio, sia sull'Enduro Veloce oppure sulla l'ultima serie Oro, avete già una sorta di obiettivo a livello di sensazioni di guida, cioè la moto deve dare quella cosa lì? Allora, con l'Euro 5 ma con l'Enduro Veloce diciamo c'è stato un po' un cambio di mentalità. Nel senso che tutte le MV sono sempre state moto molto, come posso dire, poco intuibili, Sono fisiche. fisiche, che tu in 15 minuti non ci hai capito niente, ecco, cioè, e forse potresti trovare un po' di difficoltà in passato. Oggi è cambiata un po' questa filosofia, nel senso che se un cliente va da un concessionario, va a fare una prova, questa prova dura 20 minuti, tu in quei 20 minuti devi innamorare di sta moto, ecco, quindi poi dopo andiamo a vedere tutto il resto, ma tu in quei 20 minuti devi dire cazzo, io l'ho già guidata, mi sento a casa. Fare una moto che sia comunque carattere MV, che non puoi dire che non è un MV, a livello di carattere, a livello visivo magari meno, non lo so, Estetico, sì, ha estetico. un punto di rottura ovviamente rispetto alla classica MV. Però ecco, proprio la moto deve essere stra facile. E penso che Quante ci prove siamo avete riusciti. dovuto fare a livello di manichini per arrivare al risultato finale? Proprio Beh, allora, quello che c'era prima io non lo so, io ti dico facevo solo chilometri, quindi non ho mai partecipato a tante cose. E su questa ne abbiamo fatte parecchie e devo dire che a memoria l'Enduro Veloce è stata la prima moto a fare un sacco di chilometri prima di andare in produzione, proprio perché al cliente gli si voleva dare una moto che fosse affidabile, una moto stracollaudata e noi ci abbiamo, guarda, quella che uso io che ogni tanto magari mi vedi che uso, che vado a casa, c'ha più di 120.000 km, quindi, e ti posso assicurare che non la uso in modo proprio da pensionata. bravissimo, quindi poi ecco non l'ho comprata, quindi non c'ho neanche quello di Per la problema. Remor. E ci abbiamo fatto fuori strada, ci abbiamo fatto tutto. Quella moto che vedi lì che uso io è proprio la moto che abbiamo fatto, è una prima preserie, è quella che poi dopo andiamo a definire la mappa, le sospensioni. Moto laboratorio poi di fatto per sì. tutte le varie... Poi dopo c'è la preserie, la serie, proprio quella Quindi di... lì tu hai dovuto guidarlo su strada, immagino, fuori strada Sì, per sì, provare, sì. eccetera. Sempre a Nardò, tu a Nardò c'hai Ah, ok. C'è la parte di fuoristrada lì tutto. anche, tutto c'è. C'è Cioè, sabbia, un posto bellissimo. un posto bellissimo. Sabbia, per deserto. noi piloti è una Gardaland col motore, cioè al di là dei mezzi che vedi a 4 ruote, perché vedi delle cose assurde, pista Porsche, dentro trovi vari Lamborghini di tutti i tipi e forse anche quelli del futuro, Ferrari e tutto quanto, e tu ti fai un programma una settimana
E poi ci incontriamo giù con i ragazzi di Ducati, con Yamaha Sì, Italia, con beh, Aprilia. sei sempre tra di voi. Le piste sono quelle, quindi il periodo moto è quello e quindi ti incontri con tutti loro. Però immagino che uno sia qui, l'altro sia Sì. i mezzi, poi Sì, dopo sì. le persone è un'altra cosa. Beh, dentro è molto professionale, quindi sì, ti incontri, ma non è che ti fermi lungo la strada a fare 4 chiacchiere, no, ognuno sa. Vi Poi incontrate in pista? ci incontriamo in pista, ogni tanto ci Cinderella. attacchiamo, però poi dopo ognuno fa il lavoro suo, quindi l'obiettivo in queste situazioni qua è non andare mai per terra, cioè cercare di rischiare il meno possibile. Capitato Perché ogni tanto? è capitato, sì, beh, ovvio, per forza. Ma cioè, per ricercare il limite oppure, nel senso, nessuno va giù va in terra volentieri, però per capire se quando succede, perché nella fase di collaudo è importante anche trovare il limite. Sì. C'è quel giorno dove dici ricorda la pista? Bravissimo, è in base al lavoro che devi fare, ecco, quindi C'è quella giornata lì da c'è record la della giornata pista. da record della pista, c'è la giornata da pensionato e guarda, ti dico la verità, è successo sia in una versione che nell'altra, cioè Può capitare, vada per certo. terra sempre. Nel fuoristrada ovviamente molto di più, quindi Nardò è bello perché tu hai questo anello dei 12 km e mezzo. Però 4 corsie. Ah sì, il famoso anellone, Sì, cioè. 4 corsie più una corsia di emergenza, quindi è un'autostrada del sole completa. Si sente il banking. C'è il banking, lo senti, soprattutto quando vai a 300 sopra in alto. La brutale? È andato? Con la brutale, sì, la brutale è impegnativa. La 1000 ovviamente. La brutale 1000 è impegnativa, però sono riuscito a fare 2,97 con nascosto dietro al display. È impegnativa. Con la super veloce 1000 invece ho fatto 308. Quindi, 308. Sì, reali, questo da GPS. Ma li tocchi e poi torni indietro o No, li mantieni. mantieni? Sì. Con la super veloce, col brutale ovviamente tu appena passi i 2,50 vorresti chiudere il gas perché dici, oddio, il collo. Sì, devi essere allenato, ecco, proprio pure a livello di collo, no? Noi piloti ce l'abbiamo sta cosa. E quindi capisco che per un utente normale sta cosa potrebbe La essere... sensazione è, immagino, quella della San Donato che esci da frenare, però costante. Però costante, bravissimo. E invece con la super veloce sei tutto molto chiuso lì dentro e super stabile tra l'altro, quindi... E ho fatto un giro completo a 300 all'ora, a 308, 12 km e mezzo, perché volevo superare i 308. Allora dico, siccome questo anello è bello grande, ci stanno varie direzioni del vento, no? Quindi un po' di discesa verso il mare, invece ho beccato la discesa verso il mare con un po' di vento contro, 304 e allora basta. Poi c'hai questo anello, c'hai un handling che è una delle piste più belle che un pilota può fare in tutta la sua vita, bellissimo, è un tracciato stile Portimao. Sali e scendi, c'è uno scollino di quelli che tu praticamente hai una rampa verso il cielo e poi una discesa così da fai in quarta piena e si salta praticamente, in quel pezzo lì si salta, anche le auto saltano, cioè è proprio un pezzo che scende forte. E è una pista bellissima, guarda, se capiterà l'occasione... Guarda, subito, dimmi quando, io magari dove un firmare, giro ce lo facciamo insieme, perché è bellissimo. Guarda, dico, ci incontriamo al tramonto, col sole che va giù. Invece dall'ingresso della pista vedi il mare e c'è il sole che va... Sì, che poi cos'è, altezza di Gallipoli, no? Quella zona lì. Sì, tra Gallipoli e Taranto, insomma, siamo vicino a Punta Prosciutto. Brutti posti. Bel posto, il problema è che quando vai a Nardò il mare lo vedi solo da lì. Perché sì, poi vai, torni e lavori. Tu lavori tanto, a Nardò sfrutti proprio tutto, dalle 8 che entri fino alle 9 di sera, 9 e mezza, quando c'è sole anche 10. Ma vi portate, adesso non so, si può dire, non so, cioè 3-4 moto, non so quanti a pilota, voi andate per provare un pezzo, cosa lì, lo stressate, cioè... Noi portiamo, il test team è completo, quindi c'è chi fa mappa, chi magari fa sospensioni, chi fa solo chilometri, ecco, chi fa attività di temperature. Ma quando dovete scegliere invece, non so, un componente piuttosto che un altro, lo fate qua?
le provate su strada o qui vicino o dovete andarla? No, diciamo che le più grandi decisioni vengono prese qua. Anche con una prova qui, intorno al lago, noi qui abbiamo... Che giro ti fai qua intorno di Qua solito? allora, se devo fare un giro tranquillo faccio il giro del lago. Questo qua, il lago Sì, di Varese. che è un 28 km. Mottarone? Mottarone vado quando che devi fare un po' di attività di quota, oppure vado a fare chilometri. Ma in una giornata come oggi, che un po' piove, un po' brutto, un po' freddo, saresti uscito? Cioè, Sì. al di là dell'intervista che stiamo Sì, facendo, sì, sì. esci, vai per provare la Sì, moto sì, sull'umido, eccetera. Sì. Anzi, approfitti per provare le mappature da bagnato, il traction da bagnato, in situazioni di insicurezza. Questo lo fai per strada, ovviamente non c'è deve stare l'incidente o altro perché se a fare magari una prova di NTC che non... Però sono situazioni che un utente Reali, normale dove trova, vai. quindi che ne so, magari l'apertura sbagliata sulla striscia bianca o sai, il brecciolino, la polvere ai lati degli incroci, degli stop. Cos'hai? Vai a provare tutte quelle situazioni che sono reali. Hai un data logger comunque Sì, che è sempre attivo, che Sì. registra tutto quello che fa. Dal percorso a tutto quanto. Quindi anche adesso che è febbraio, domani o ieri, non so, ieri eri in moto a provare. Sì. Sempre, tutti i giorni. Tutti i Ieri giorni. poi tra l'altro era una giornata bellissima, quindi è oggi che... Sempre, proviamo pioveva di rotto velo, ieri. moduli GPS, cambi, tutto. Sempre in sella. Ma cioè, ogni settimana hai quindi la tabella di lavoro? Cioè tu sai già cosa devi fare? O c'è qualcosa di improvvisato, non so, oggi Sì, è così, anche, magari può il succedere meteo qualche- dava bello, è diventato brutto, cambiamo e andiamo comunque a provare. Sì, le moto si guidano anche, un vecchio responsabile diceva che le moto si guidano anche sotto l'acqua, quindi Ok, certo. acqua, neve... Sei sempre da solo o ogni tanto in coppia con un tuo collega? Ogni tanto anche in coppia, sì, però diciamo che lui che fa molti più chilometri ha un percorso suo Fisso. Sì, più o meno fisso. È importante averlo fisso per avere, immagino, Perché dei se no sai che riferimenti. c'hai? Il problema è che quando fai tanti chilometri, soprattutto oggi, domani, dice è vero, fai 500 chilometri, che ci vuole? Sai, ne ho sentite tante di queste risposte. In realtà non è così, perché poi tu hai i vari percorsi obbligatori, no? Che sono impostati dalla casa, quindi il 30 autostrada, 30... Poi c'hai anche tutte le varie situazioni dove apri il cavalletto, chiudi il cavalletto, apri la sella, il tappo della benzina, cioè Tu vai c'è fuori, devi tutto aprire il un tappo da lavoro- benzina 10 volte. Bravissimo. Ma Lo fai devi benzina, invece di aprirla una volta sola, la apri 10 volte. E te le segni, poi c'hai una scheda che tu andrai a compilare a fine giornata. Quindi È un rapportino. È il rapportino, non è... Il cavalletto lo tiro su 3 volte e poi Bravissimo, parti. bravissimo. Siamo così veramente? Sì. La sella tu, Eh anche sì. se non ti serve. Guarda, devi ti dico, non a caso oggi l'azienda ha scelto, ha deciso di dare un 5 anni di garanzia. Perché? Perché siamo sicuri che le moto hanno molti meno problemi di quelli che pensa la gente fuori. Ecco, questa è una cosa che vorrei dire. Non vai. Perché leggo, no? Siccome ormai siamo tutti social, leggo tanti commenti che io chiedo scusa pure a qualcuno, ogni tanto rispondo perché noi siamo arrivati qui pensando, no, che tu dici, sai, il massimo, no, MV, il top delle moto. Poi invece vedi fuori che lo è veramente, poi dopo invece vedi fuori tanta gente che spara a zero, tanti senza avere mai avuto una moto, senza conoscere questa realtà. Senza aver cognizione di causa. Sì, e quindi noi che ci facciamo il mazzo, che ci crediamo veramente, soprattutto quelli che sono arrivati, non dico ieri, ma più recentemente, la vedono come una cosa molto brutta e frustrante, come posso dire? Sì, ho capito. Allora, ti dico, dall'altra parte della barricata, no? Dietro a un'azienda non tutti hanno la capacità di vedere che ci sono delle persone. Sì, Cioè, ok. Quindi vedono un prodotto, vedono un'azienda e sparano a zero. Ma senza, cioè, con dei pregiudizi
a volte anche assurdi, banali, perché non vedono, non vogliono vedere, non sanno che dietro comunque c'è del lavoro delle persone come può essere te e i tuoi colleghi, no? E quindi, siccome dietro la tastiera è facilissimo, no? Seduti, Sì. sparare a zero, sparare a zero. Poi dopo, come tutti i lavori, come in qualsiasi caso, se vedessero quello che c'è dietro, come fare il mio lavoro da content creator, no? Che ci vuole? Accendi e gli spari 4 stupidate. No, non è così, c'è l'idea, c'è la scrittura, eccetera, come nel tuo lavoro e come nel lavoro di quelli che scrivono tante volte. Se uno mi chiede che lavoro fai, si può banalizzare tutto, ovviamente. Quindi l'ignoranza porta a quello. E da operatore del settore, secondo me devi chiudere 4 occhi. Ecco. Sì, lo so, però ci stanno delle giornate che tu magari hai fatto veramente, ti sei fatto il culo, no? Perché magari hai provato a fare, che ne so, un TC stra perfetto, dico io. Parlo dei sistemi elettronici perché è quello che ci lavora di più magari. E poi dopo fuori invece ti senti la critica di quello che neanche l'ha provata solo perché magari 30 anni fa c'erano dei problemi. Io non nascondo che ci sono stati dei problemi in passato, ma oggi, ecco, oggi questa moto qui per esempio ha 5 anni di garanzia, non perché l'azienda deve regalare 5 anni di garanzia, ma perché veramente lì è sicura del prodotto. È sicura del prodotto che c'è. Che facciamo, ecco, quindi... Un aneddoto che puoi raccontare nell'ambito di collaudatore che ti è capitato simpatico? Dico simpatico perché, non so, fuori con altri colleghi o altri colleghi collaudatori o... mi prendi un po' impreparato perché ci sono state tante situazioni che... Però adesso, sai, le situazioni più simpatiche sono quelle con le forze dell'ordine. Sì? Sì. Vai. Perché tu vai in giro con la targa prova. Certo. Targa prova, la moto è un prototipo. Quelle che uso io sono tutti prototipi. Difficilmente uso moto già in produzione. Ok. Oppure se sto a moto in produzione comunque io la uso con la targa prova. E quindi non c'ho il libretto. Cioè, per noi è un prototipo. Però alcune volte ti trovi delle situazioni dove ti chiedono il libretto a tutti i costi e tu non sai neanche che rispondere perché dico se poi chiamiamo l'azienda perché non è un prototipo, ma è impossibile che non c'è. Oppure ecco, la prima volta che ho usato la Draxler, questa è un'altra carina, usavo la Draxler, non c'aveva questo faro chiuso ma c'aveva solo... Sì, mi ricordo, la prima. La prima. Però era ancora un prototipo, non si era visto in giro. E quindi ce l'avevo tutta camouflage, no? Diciamo, con tutta quell'adesivo che non fa vedere le linee. Era proprio il primo dragster. Mi ferma la polizia locale. Qua in zona? Perché immagino che qua in zona sappiano che c'è... Non tutti. No? Non tutti. Mi ha fermato una volta la polizia, guarda, ti dico, a 300 metri da qui, e il poliziotto mi ha detto, ma MV, ma... dico, l'azienda, siamo qui, no? Perché dico, so fare delle prove, io non potevo fermarmi in quel momento. Però purtroppo se ti mettono una paletta ti devi fermare. Allora gli ho spiegato un attimo al volo per ripartire di corsa e lui mi fa MV Agusta perché di queste zone. Dico, no, scusa, sì, qua a Varese. 300 metri, quindi questa è una. Mi fermò la polizia locale, ovviamente non capiva che moto era, e mi ha detto, guarda, io vedo subito che questa moto non è in regola. E lì mi sono fatto una risata, dico ok, allora mi spoglio perché, sai... Ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo, no? Allora ti dico subito, questa moto non c'ha le frecce, non c'ha i stop, non c'ha il faro, non c'ha... Dico, guarda, c'ha tutto, sì. Insomma... Perché non vedevo, perché era talmente strana era all'occhio. Particolare, non potevamo far vedere troppe cose, allora sì, il faro era di un'altra moto, questo dietro era reale, ma poi dopo era tutto... Si nascondeva. Tutto mascherato, quindi non... era un Frankenstein, no? Proprio... Non so se puoi dire, ma se tu esci con la B3 950. Anche sì. Beh, io diciamo che seguo un po' tutto, quindi... io mi occupo anche di omologazioni, mi occupo un po' di tutto il resto, quindi non solo lato sviluppo, no? Quindi in base a quello che il programma che c'hai. 950 è veramente figo, però è una moto della Madonna, sì. Una moto di quelle che oggi ha la stessa filosofia dell'enduro veloce,
È un MV, ma è diversa dal passato, quindi è una moto che oggi ti mette molto più A a tuo agio. tuo agio. È una moto che sembra che conosci da tanto. E il motore è tanta roba però, eh. Cioè, il motore è proprio... Bello. Sì, bellissimo. Non vedo l'ora di provarla. Bellissimo, sia il sound che tutto è stato fatto proprio bene. Fatto tutto qua da noi, non è mai uscito. L'R&D, lo dico perché ho sempre letto anche pure questo, che KTM si era preso tutto, in realtà l'R&D non si è mai mossa da qua, abbiamo sempre lavorato in autonomia, nessuno ha mai messo bocca su quello che abbiamo fatto o facciamo, quindi Sempre made in Varese. sempre made in Varese, sempre fatto da noi con la massima passione, professionalità, serietà, tutto, cioè noi ci mettiamo veramente la passione, ecco, noi prima di fare sto lavoro siamo appassionati, cioè sto lavoro lo faresti pure gratis. Io un giorno l'ho detto, mentre quando facevo chilometri, dico ma io verrei pure gratis, voi mi pagate pure, ma non lo dire perché... Dopo ti freghi da solo. Perché veramente parti da quello, tanta passione, tanto sacrificio, ossa rotte perché capita anche quello, soprattutto quando che fai i sistemi elettronici, giustamente tu devi guidare sia da pilota che da scemo e a volte da scemo ti fai male, quindi ho rotto una clavicola, ho rotto un po' di cose proprio per fare il suo lavoro, quindi Devo provare. per provare. Quindi se un ragazzino, guarda l'intervista e vuole diventare collaudatore, so che è una domanda stupida perché onestamente non è una di quelle domandone, però chiusura del video, se uno vuole intraprendere questa professione, un consiglio che dai per quanto possa essere fattibile, ovviamente, perché parliamo di, tu sei una casa, in Italia ce ne sono tre. Quindi è uno di quei lavori elitari, Sì, è vero. ti devi considerare dal punto di vista Fortunato. di un amatore, un motociclista, un privilegiato Sì, comunque, sì, è cioè vero. rischi come tutti i piloti, no? Comunque rischiano, però è un po' il Rischia pure privilegiati, il no? muratore che si arrampica sull'impalcatura, capito? Quindi anzi, io proprio cerco di rischiare meno, però purtroppo il rischio fa parte del lavoro, del gioco, quindi lo metti in conto, ecco. Che dire, ai ragazzi, crederci sempre, perché allora, è difficile che un pilota possa diventare un buon collaudatore, ecco, questo Sì? non è così scontato. Ok. No, Che non serve solo andare forte. non serve solo andare forte, no, ci deve avere altre sensibilità e andare forte, tra virgolette, è facile, no? E invece qui è andare... Cioè, basta anche un po' di sana Sì, ignoranza e bravissimo. boss. Chiudi gli occhi e fai il giro alla morte, no? Per dire. No, qui è tutta una cosa fatta un po' più con condizione di causa, quindi crederci sempre, perché nessuno non è che trovi l'annuncio Cercasi collaudatore. MV Agusta cerca collaudatore, no, ti devi trovare in situazioni sicuramente fortunate, perché no, il culo fa parte pure di tutta la situazione. Sì, probabilmente se quella volta là ti avessero proposto vuoi guidare l'MV, tu magari non so, no, la prossima volta. Bravissimo, un magari no. dici no, devo uscire che ne so, con qualcos'altro e non Basta, è basta, finita, passa sì. al treno e passa, invece no, sto qui dal 2012, evidentemente c'è qualche cosa Anche di perché buono, comunque no? tu hai sempre fatto il pilota, non hai fatto altri lavori. È vero che potevi correre ancora 2, 3, 4, 5 anni, però poi avresti dovuto trovarti un'occupazione Dopo dovevo andare a fare il muratore magari, no? Quindi... e ti sei trovato comunque un lavoro dove hai sempre fatto quello, guidare le moto, la tua passione, perché se non ti piace guidare le moto non lo fai, Lasci perdere, 500 certo. km al giorno non li fai e quindi è andata così. Ancora però un'ultima cosa da pilota ti faccio fare è l'autografo, questo è il mio casco, quindi da comunque campione italiano ho ben piacere di avere il tuo nome. Il numero non abbiamo detto. Cos'è? 57. 57? Mi è sempre stato il 57. Motivo? Che è la data di nascita di mia mamma. Ok. Quando abbiamo fatto il trofeo Aprilia, dove c'è il numero, l'iscrizione l'abbiamo fatta forse tardi, non ricordo, e c'era da scegliere su alcuni numeri. 57, scegliamo il 57 e l'ho portato avanti sempre. Ecco, oggi è... È il 5 luglio, Ecco, immagino. guarda, ce l'ho anche su un casco test. Quello da Insomma, lavoro. anche 57 fa parte della mia vita e anche delle mie figlie. Ah, ok. Sì.
E quindi, sai, sono quei numeri che non... Sì, sì, ognuno ha la propria motivazione sul proprio numero, quindi non te l'avevo chiesto prima, te lo chiedo adesso per apporre la firma. E Autografo, quindi da pilota. mettiamo qui, facciamo... Da quant'è che non facevi un autografo da pilota? Grazie mille così, Mattino. Con 57. Vai, grandissimo. Bello. Ilario, io ti ringrazio. Grazie a voi. Spero proprio È di stato un vederti piacere. in un altro mio video, magari guidare insieme Dai, un MV magari. da qualche parte. Spero proprio Un di 80esimo o una B3950, perché portarti no? ancora sul canale facendo un giro, vedere magari un'idea di un video potrebbe essere un giorno da collaudatore Anche sì, in volendo. strada, cioè vedere Certo. proprio fuori. E direi che per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie Ilario. Vai.